Il passaggio tra la fine del quarto movimento e l'inizio del quinto nella sinfonia pastorale è uno dei momenti più toccanti di tutta la composizione. Passiamo dalle paure, dagli spaventi, dal timore generalizzato della tempesta a una sensazione completamente diversa. Tant'è vero che il titolo apposto da Beethoven al quinto movimento è Canto di pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta. Il quinto movimento si apre con una formula melodica molto semplice che ha anche un nome specifico, Rance des Vaches, che significa sfilata delle mucche. È una melodia semplice che viene cantata o suonata con il corno nelle Alpi svizzere per radunare le greggi. È con questa formula melodica molto semplice ma estremamente evocativa che si apre il quinto movimento. Il Rance des Vaches ci introduce adeguatamente nell'ambiente sonoro evocato da Beethoven, un ambiente appunto rurale, una forma melodica molto semplice che viene usata per radunare le greggi. La possiamo definire un canto di pastori? Non è propriamente un canto, perché il canto dei pastori, secondo Beethoven, dovrà esprimere gioia e ringraziamento perché la tempesta è passata, per lo scampato pericolo. E allora da Rance des Vaches nascerà il primo tema del finale che ora ascolteremo. Un tema che ha delle strette parentele melodiche con Rance des Vaches. Una melodia che parte in maniera molto raccolta, quasi intima, quasi devota e poi cresce di intensità. A questo splendido primo tema nato da Rance des Vaches ne segue un secondo. Ricordiamo ancora una volta l'affermazione di Walter Ritzler, il quale sottolinea che anche se nella sesta non ci sono conflitti, e aggiungiamo ci sono diversi momenti evocativi anche descrittivi, la sesta sinfonia è costruita solidamente secondo la struttura delle altre sinfonie di Beethoven e quindi un'alternanza tematica tipica di questo genere, ovviamente. Un primo tema che viene portato a una grande intensità e al culmine di questa intensità entra il secondo tema che ascolteremo adesso. Una melodia semplice ma vigorosa. Anche questa melodia, a forza di essere ripetuta, diventa sempre più intensa e sempre più sicura di se stessa. In una conversazione sulla pastorale, Leonard Bernstein ricordava un episodio della sua gioventù, quando eseguiva nella trascrizione per pianoforte a quattro mani il finale della sinfonia. In questa versione, diceva Bernstein, il finale mi sembrava molto ripetitivo, una continua riproposizione quasi identica delle stesse idee musicali. Ma poi, quando l'ho diretta, quando ho sentito il suono dell'orchestra di Beethoven, mi sono accorto che non era così. Le idee tornavano, sì, ma tutte le volte Beethoven le presentava con un'intensità e un colore diverso. Il passo che stiamo per ascoltare è una dimostrazione di ciò che afferma Bernstein. Introdotto da Rance des Vaches abbiamo un ritorno del tema numero 1,
La melodia però non è identica alla prima presentazione, viene frammentata in suoni più brevi ed eseguita con grande delicatezza dagli strumenti ad arco. Tecnicamente è una variazione del tema numero 1, ottenuta appunto attraverso questo procedimento di frammentazione della melodia. L'effetto psicologico però è veramente magnifico. Questo modo di spezzettare la melodia dà l'impressione di un ricantarla a fior di labbra, è un modo per intimizzarla, per interiorizzarla, per renderla ancora più devota. La melodia poi passa agli altri strumenti ad arco, viene morbidamente punteggiata dagli interventi dei fiati e cresce di intensità. Ancora una volta passiamo dalla semplicità, questa volta quasi devota, interiore, alla pienezza, alla proclamazione ad alta voce della gioia e del ringraziamento che sono presenti nei pastori, e forse non solo in loro, al passare della tempesta. Gli esempi che avevamo fatto al pianoforte del primo e del secondo movimento mostravano chiaramente proprio quello che sottolineava Bernstein. Le idee musicali inserite da Beethoven nella pastorale, eseguite al pianoforte, mostrano tutta la loro semplicità. Non sospettiamo in queste idee l'ampiezza, la profondità, il respiro che poi avranno nella versione orchestrale. E questo vale anche per il passaggio che abbiamo appena ascoltato, eseguito al pianoforte anche se a quattro mani, sembra proprio quasi esclusivamente una variazione del tema numero 1. In orchestra l'effetto è stato completamente diverso. Questo vale anche per l'esempio successivo che ascolteremo adesso. Il tema numero 1 viene eseguito da pochi strumenti in maniera molto semplice, quasi nuda. Poi si aggiungono le altre sezioni dell'orchestra, tutto cresce, abbiamo un'intensità notevolissima perché l'orchestra fa fiorire il tema davanti a noi e l'effetto è incomparabile. Prima di passare alla visione e all'ascolto integrale del finale della Sinfonia Pastorale, facciamo alcune considerazioni. Partiamo dalle considerazioni di carattere formale. Le didascalie indicheranno i temi del finale, abbiamo sentito i primi due, ma vedrete ce n'è anche un terzo, i ritorni di questi temi e anche il ritorno del Ras de Vache. A dire il vero, però, non sarà sempre agevole distinguere, nonostante le didascalie, ciò che appartiene al Ras de Vache e ciò che appartiene al tema numero 1, perché, come avevo detto in precedenza, i due temi sono strettamente collegati. Il tema numero 1 nasce dal Ras de Vache. Le altre considerazioni sono di carattere strumentale. Già nel quarto movimento della sinfonia, Beethoven ha introdotto degli strumenti della voce imponente, come i tromboni, che durante il temporale avevano il compito di rendere ancora più violento ed aggressivo il suono orchestrale. Nel finale i tromboni hanno completamente un altro ruolo, devono rendere il suono orchestrale più ricco, più maestoso, splendido addirittura.
con un altro ruolo e appunto un'altra funzione, pur essendo gli stessi strumenti. Le ultime considerazioni riguardano l'aspetto, per così dire, descrittivo della pastorale. Abbiamo detto che ognuno dei 5 movimenti ha un titolo, ma sono titoli differenti. Il primo movimento, risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, riguarda chi arriva in campagna e ha una dimensione puramente psicologica. Il secondo movimento è già più descrittivo, scena presso il ruscello, e alla fine del movimento l'inserimento delle voci degli uccellini rende tutto più descrittivo, ovviamente, più collegato a qualcosa di effettivo. Il terzo movimento è una danza di contadini, cioè di gente che vive in campagna. Il temporale è il momento più descrittivo, più naturalistico di tutta la sinfonia, ovviamente. E l'ultimo movimento unisce quelli che vivono in campagna e quelli che ci vanno per rinfrancare lo spirito. Canto di pastori, sicuramente, quindi di gente che vive nella natura, ma i sentimenti di gioia e di ringraziamento appartengono a tutti coloro che amano veramente la natura, come Beethoven, e che dalla natura traggono insegnamento e anche ammonimento.